Si era arruolato nell'esercito piemontese a 15 anni, nel 1848, l'anno della prima guerra d'indipendenza italiana. Ma come per molti, i suoi giovanili sogni di libertà si erano infranti a Novara, dopo la terribile sconfitta con l'esercito austriaco che portò all'abdicazione di re Carlo Alberto. Nonostante la delusione, Luigi però non abdicò la causa e qualche anno più tardi, sulla scia della strategia del primo ministro Cavour, si ritroverà in Crimea a combattere fianco a fianco agli inglesi e ai francesi con un battaglione piemontese, un piccolo contingente che guadagnerà al Piemonte di stringere un accordo di difesa con la Francia, un patto siglato a Plombières nel 1858 che garantirà al nuovo re Vittorio Emanuele II un aiuto militare in caso di attacco austriaco e che diventerà la carta vincente della seconda guerra d'indipendenza italiana. Fu proprio nel 1858 che Luigi decise di emigrare negli Stati Uniti, sulla scia del fratello diplomatico Alessandro. A New York si era fatto strada insegnando italiano e francese alla gioventù locale e 3 anni più tardi, nel 1861, aveva sposato l'americana Isabel Reed, lo stesso anno dell'unificazione italiana, lo stesso anno dell'inizio della guerra civile americana. Passò poco tempo che, mosso dagli stessi ideali di libertà della sua adolescenza, lui, Palma di Cesnola, si arruolò nel 4° reggimento di cavalleria di New York. Negli anni della guerra civile verrà accusato di tradimento, verrà ferito, preso prigioniero, verrà liberato e onorato, ma non perderà mai di vista l'ardore per la libertà che l'aveva mosso sin da giovane. Dopo la guerra abbandonò la carriera militare e, intrapresa la strada diplomatica, servì come console americano a Cipro, come un tempo il fratello. A Larnaca guidò importanti scavi archeologici vicino all'antica città di Curion e raccolse lì una collezione personale di artefatti. A suo ritorno in America nel 1877, Cesnola donò la sua collezione al Museo di New York, in fase di grande espansione, e diventò il primo direttore di quello che oggi conosciamo come il Metropolitan Museum of Art. Fu lui a dar forma e contenuti alla nuova istituzione museale, dal 1879 fino alla sua morte nel 1904. Dai campi di battaglia alla diplomazia, da Torino a New York, da Cipro al Metropolitan, la sua vita non è stata solo un concentrato di avventure, sfide e viaggi, ma la realizzazione della sua chiamata giovanile a vivere libero, della sua indomita capacità di sognare in grande e della sua visione multiculturale, capace di riconoscere valore oltre ogni barriera.